Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere le formule di bisezione del coseno, seno e della tangente. Vi ho scritto come sempre il riepilogo delle formule qui. Non è importante impararle a memoria, quello che è importante è sapere come si applicano in maniera molto furba. Quindi, come sempre, senza stare a perdere tempo, andiamo a vedere un esercizio pratico. Il primo esercizio, come sapete, è semplice. Quindi andiamo a vedere come si trova il seno di pi greco ottavi. Pi greco ottavi, se ci pensate bene, lo possiamo pensare come pi greco quarti fratto 2. Quindi il nostro alfa mezzi è pi greco ottavi e il nostro alfa, che è quello che poi dobbiamo andare a utilizzare nelle formule, è pi greco quarti. Quindi applicando alla lettera la formula, il seno di pi greco ottavi è dato da, qui ci dice di scrivere più o meno la radice. Ora, siccome pi greco ottavi, se lo andiamo a disegnare, sta nel primo quadrante, perché? Perché pi greco quarti è l'angolo di 45 gradi, quindi è nel primo quadrante. Pi greco ottavi è la metà, quindi è questo qui in rosso, e quindi chiaramente sta nel primo quadrante. Qui sappiamo che sia il seno che il coseno sono positivi e quindi in questa formula seno di alfa mezzi uguale a qualcosa dobbiamo utilizzare la formula con il più e non quella con il meno. Andiamo avanti, radice di 1 meno coseno di alfa. Da noi abbiamo detto che alfa è pi greco quarti, tutto fratto 2. Ora, molto semplice, perché se avete visto il primo video dove andiamo a studiare gli angoli fondamentali, 30, 60, 90, 45 gradi, nella tabellina che vi avevo fatto sapete che il coseno di pi greco quarti vale radice di 2 fratto 2. Quindi facciamo i conti, ora facciamo l'MCM e quindi qua è 2, quindi 2 per 1 2, 2 diviso 2 1, ricopio radice di 2. Questa è una frazione a castello, vi ricordo che il trucchetto è moltiplicare i due denominatori e quindi riscrivendola in un'unica frazione, quindi togliamo il castello, viene così, perché questo 4 l'ho ottenuto andando a moltiplicare i due denominatori. Ora, questa schifezza la lascio sotto radice, mentre la radice di 4 vale 2 e quindi lascio la radice solo al numeratore. E questo è il risultato. Andiamo a vedere anche un esercizio con il coseno. Vogliamo calcolare il coseno di pi greco dodicesimi, che corrisponde esattamente alla metà di pi greco sesti. Quindi possiamo riscriverlo così. Quindi anche qui il nostro alfa della formula è pi greco sesti. Pi greco dodicesimi, essendo la metà di pi greco sesti, è sempre un angolo che sta nel primo quadrante, perché pi greco sesti è questo, pi greco dodicesimi sarà la metà, quindi questo, e quindi poiché il coseno nel primo quadrante è positivo, la nostra formula dovrà aver segno più. Radice di 1 più coseno di pi greco sesti fratto 2. Il coseno di pi greco sesti vale radice di 3 fratto 2. Come sopra andiamo a fare l'MCM qui, 2 per 1 2 più 2 diviso 2 se ne va, rimane radice di 3. Anche qui quando ho una frazione castello andiamo a moltiplicare tra di loro i denominatori in modo da semplificarla. Come prima, quindi ottengo 4 che è dato da 2 per 2. La radice di 4 vale 2, quindi questa radiciona fratta in realtà rimane solo al numeratore. E il risultato dunque è questo. Ora andiamo a fare come sempre un esercizio un pochino più difficile, dove questa volta abbiamo il coseno di 2 alfa che è uguale a un quarto, dove l'angolo 2 alfa è un angolo compreso tra 3 mezzi pi greco e 2 pi greco, quindi appartiene al quarto quadrante. Quello che ci chiede è di trovare la tangente di alfa. Usiamo le formule di bisezione perché la tangente di alfa la possiamo pensare come la tangente di 2 alfa fratto 2. Quindi nella formula di bisezione l'angolo alfa che c'è scritto qua corrisponde al nostro 2 alfa. Ora, come sempre, abbiamo i segni più o meno. Andiamo a ragionare. L'angolo 2 alfa sta, abbiamo detto, nel quarto quadrante. L'angolo alfa, se vado a dividere tutto per 2, 3 mezzi diventa 3 quarti, 2 alfa diventa alfa e 2 pi greco dividendo tutto per 2 diventa pi greco. Questo intervallo qui, se facciamo un disegnino, equivale a questo. 3 quarti pi greco è lui e pi greco è questo angolo, quindi l'intervallo è questo qua, il nostro angolo appartiene al secondo quadrante dove sappiamo che il coseno è negativo e il seno è positivo. Quindi la tangente avrà segno meno, perché più per meno, meno. Applichiamo la formula, quindi 1 meno coseno di 2 alfa, tutto fratto 1
più coseno di 2 alfa. Coseno di 2 alfa per ipotesi sappiamo vale 1/4 e quindi viene, facciamo l'MCM, facciamo la mente, sopra 4 meno 1 viene 3/4, mentre sotto 4 più 1 5/4. È una frazione a castello, quindi andiamo a ribaltarla, invece di 3/4 diviso 5/4 scriviamo 3/4 per, ribalto questo, 4/5, quindi 4 se ne va e rimane meno radice di 3/5. Se vogliamo razionalizzare basta moltiplicare tutto sopra e sotto per radice di 5, quindi sopra 5 per 3 15, sotto radice per radice se ne va rimane 5 e questo è il nostro risultato. Se non vi ricordate come si razionalizza andate a vedere la mia playlist sui radicali. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.